Lo sai che ogni volta che entri al supermercato c'è la possibilità che tu spenda il 30% in più rispetto a quello che avevi preventivato? Questo perché i supermercati sono costruiti con delle tecniche di persuasione nascoste che ci invogliano a spendere maggiormente per via dei percorsi, pensate all'IKEA, per via della disposizione dei prodotti, per via anche delle tecniche commerciali studiate all'interno. Quindi, prima di andare al supermercato e anche quando siete nel supermercato, bisogna essere consapevoli di quello che si deve fare, in modo di poter risparmiare, come dice il titolo del video, anche 200 euro al mese sulla spesa alimentare. Ok? Quali sono le 3 strategie da adottare affinché si riesca a risparmiare e si riesca ad usare la testa al posto che l'impulso, ciò che ci spingono a fare all'interno del supermercato, usare l'impulso. Ragazzi, benvenuti su M per Money, il primo canale di gestione finanziaria per la famiglia che vi aiuta attraverso dei piccoli suggerimenti e delle piccole strategie a risparmiare o a incrementare il vostro patrimonio e la vostra gestione dei soldi, perché ogni euro conta. Ma partiamo dall'inizio. Quali sono i 3 punti che ci aiutano a risparmiare all'interno del supermercato in modo da avere evidentemente alla fine del mese un bel gruzzoletto risparmiato, un saving? Il primo punto è la pianificazione. La pianificazione è fondamentale. Pianificare vuol dire sapere già cosa fare prima di entrare al supermercato. Quindi, prima di tutto, punto numero 1, stabilisci un budget. Quanto vuoi spendere al mese per la tua spesa alimentare? 500 euro? 400 euro? Ok, una volta che tu sai qual è il budget, lo dividi per il numero di volte che andrai al supermercato. Ipotizziamo che tu vai una volta alla settimana, il tuo budget è di 400 euro. Quindi tu hai l'opportunità di spendere 100 euro quando vai al supermercato. Sapendo già qual è il tuo budget, tu cercherai di stare all'interno di quella spesa. E come lo farai? Attraverso l'uso di una calcolatrice, ad esempio. Quando sei all'interno del supermercato, usa il tuo smartphone, tutti hanno ormai una calcolatrice, e somma il costo dei prodotti che hai inserito nel carrello fino a quel momento. Oppure utilizza quelle pistole sparaprezzi che ormai ci sono in tutti i supermercati, attraverso l'utilizzo della tessera fedeltà, puoi prenderne una all'ingresso e sparare il prodotto ogni volta che lo inserisci nel carrello. In tal modo tu hai una visione continuativa del costo che tu stai raggiungendo in quel momento, quindi sai quanto sei distante o quanto sei vicino al tuo budget che ti sei prestabilito. In questo modo tu hai un controllo della spesa e questo è il punto numero 1, quindi stabilisci un budget ogni volta che entri al supermercato. Una volta che hai stabilito il budget, punto numero 2, pianifica i pasti settimanali. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi sapere in anticipo cosa mangerai durante la settimana, non solamente per i pasti principali, quindi il pranzo e la cena, ma anche per i pasti più piccolini, tipo la colazione o la merenda, per gli spuntini. Una volta che tu hai pianificato, prima di tutto quante volte mangerai e che cosa mangerai durante quei pasti, saprai precisamente cosa andrai a preparare durante la settimana. Saprai cosa mangerai lunedì, saprai cosa mangerai martedì e così via. In tal modo tu avrai un'organizzazione che ti permetterà di conoscere gli ingredienti che dovrai utilizzare all'interno di quei pasti. Ok? Questo ti aiuta non solamente per ridurre la spesa al supermercato, ma anche per avere evidentemente un risparmio in termini di tempo, perché essere organizzati anche nella pianificazione dei passi ti fa risparmiare un sacco di tempo. Questo perché? Perché tu ogni giorno saprai già che cosa dovrai preparare, saprai già in anticipo quali ingredienti utilizzare, risparmiando un sacco di tempo e di sforzo inutile.
Quindi, punto numero 1, stabilisci un budget. Punto numero 2, organizza i tuoi pasti, cioè sai che cosa vuoi mangiare, pianifica i tuoi pasti. Punto numero 3, collegato al punto numero 2, una volta che tu sai che cosa mangerai a pranzo e quali ingredienti lo compongono, potrai creare semplicemente una lista per quella settimana degli ingredienti che dovrai acquistare al supermercato. Quindi saprai che a pranzo dovrai cucinare il filetto di pollo con i broccoli, comprerai il pollo e la verdura e i broccoli. Quindi la cosa è molto semplice. In tal modo, quando tu entrerai al supermercato, sai già dove ti devi dirigere, sai già che cosa devi acquistare e soprattutto starai all'interno del budget perché non ti farai prendere dalla volontà di comprare dei prodotti che non erano all'interno della tua lista. Ma attenzione, la lista deve essere molto molto precisa. Non basta scrivere devo mangiare la pasta e quindi dovrò comprare un pacco di pasta. No, bisogna essere specifici. Bisogna inserire la quantità, quindi un pacco di pasta, 2 pacchi di pasta, 3 pacchi di pasta, ma anche la tipologia di pasta, perché in tal modo nel momento in cui sarai al supermercato sai già che cosa prendere e non ti farai prendere invece dal supermercato delle tecniche di persuasione che ti spingeranno a comprare magari in base alla disposizione sullo scaffale, in base a uno sconto che magari ti vogliono proporre, un'altra tipologia di prodotto. Quindi, prima di tutto partiamo con la pianificazione della spesa. In tal modo, pianificando, sappiamo già che cosa vogliamo comprare, risparmiamo tempo e risparmiamo soldi, ma soprattutto siamo molto molto più organizzati e molto più veloci anche nella preparazione dei nostri pasti. Ora che sappiamo come andare in battaglia, quindi sappiamo che abbiamo una lista ben preparata, passiamo al punto numero 2, cioè dobbiamo andare al supermercato. Quali sono le strategie per andare al supermercato e cercare di ridurre il tempo che ci passiamo all'interno e quindi ridurre anche l'esposizione ad eventuali offerte e quindi alla crescita dello scontrino? Beh, anche in questo caso abbiamo 3 strategie da poter adottare. La prima è scegli il momento nel quale andare al supermercato, perché sì, anche questo è molto importante. Se ci si reca al supermercato prima dei pasti, ipotizziamo alle 11 a mezzogiorno, è probabile che tu incominci ad avere un languorino, incominci ad avere fame, quindi sei più aperto ad acquistare del cibo che non avevi preventivato di acquistare. Perché? Perché hai l'acquolina alla bocca, perché il profumo del pane all'ingresso, del croissant, dei cibi esposti in maniera appetibile all'interno dei banconi ti spinge ad acquistare magari cose che non avresti acquistato. Quindi il primo punto è scegliere il momento in cui si va al supermercato. Quindi se si va durante gli orari dei pasti, è bene prepararsi mangiando qualcosina prima, in modo di non essere affamati. Questo sicuramente riduce la spesa all'interno del supermercato. E soprattutto bisognerebbe cercare di evitare di andare al supermercato nei momenti in cui c'è molta ressa, ci sono molte persone. Perché acquistare al supermercato nel momento in cui si è spinti tra 1000 persone non ti lascia ragionare. Ecco, e questo è il punto. La testa. Al supermercato vogliono che noi non usiamo la testa, perché non usandola usiamo un sistema più, come dire, limbico, più interno del nostro cervello, quello del terzo cervello, che ci porta ad acquistare in maniera veloce, senza razionalità. Ed è attraverso di quello che noi spendiamo di più, perché quando c'è tanta gente non ti puoi fermare a guardare magari il costo di quel prodotto, c'è la gente dietro che ti spinge perché deve passare, le corsie sono strette apposta perché tu non ti devi fermare tanto a pensare, a ragionare, e quindi in questo modo tu prendi e butti nel carrello, e questo prendere e buttare nel carrello ti fa incrementare lo scontrino medio, perché lo scopo del supermercato è quello di aumentare lo scontrino medio. Perché?
nei posti, nei luoghi commerciali dove la spesa per prodotto è molto piccola, qui si parla di qualche euro, abitualmente noi spendiamo 2, 3, 4, 5 euro, magari per il vino un pochettino di più, ma quando lo scontrino dei prodotti è così piccolo, l'unico segreto per vendere di più e per sostenersi è quello di spingere ad acquistare molto, quindi ad acquistare tanti prodotti. Okay? Quindi lo scopo del supermercato è quello di farti acquistare tanti prodotti per avere uno scontrino medio più alto e quindi avere un guadagno, un margine più elevato. Questo è anche il motivo per cui l'e-commerce all'interno del supermercato non sta prendendo piede, perché i supermercati sono riluttanti nel far utilizzare l'e-commerce, perché l'e-commerce è uno strumento, un canale asettico, a differenza del supermercato. Nel supermercato, quando tu entri, tutti i tuoi sensi sono coinvolti, dalla vista all'olfatto, al tatto perché tasti i prodotti, quindi dalla musica, quindi anche l'orecchio che ti spinge, ti rilassa, quindi tutti i sensi sono coinvolti e questa emotività ti spinge ad acquistare di più. L'e-commerce è un prodotto, è un canale totalmente asettico che quindi è molto più, col quale è molto più difficile adottare delle tecniche di persuasione del genere che ti spingono a spendere di più. Quindi gli scontrini medi sono nettamente inferiori rispetto a quando visiti il supermercato. Quindi questa è la ragione per cui gli e-commerce funzionano poco al momento in questo settore della GDO. Quindi, prima di tutto, punto numero 1, scegli il momento giusto nel quale andare al supermercato. Punto numero 2, fondamentale, attenzione a come sono disposti i prodotti all'interno degli scaffali. Questa è una cosa che conoscono quasi tutti, ma è bene ripeterla, cioè i prodotti, quelli che vengono spinti per essere acquistati, vengono posti all'altezza degli occhi, bene o male da quelli più alti a quelli più bassi, insomma, anche di persone, no? Quindi a questo livello. Molto spesso i prodotti che sono lì sono quelli dove il supermercato ha la marginalità maggiore, quindi l'utente deve guardare anche in basso, il cliente, e anche in alto e cercare i prodotti anche in quella direzione. Quindi la disposizione dei prodotti è fondamentale. Pensate anche ai prodotti che sono lasciati vicino alla cassa per aumentare lo scontrino medio, dai chiclets ai rasoi, alle tessere per Amazon, tutte quelle cose sono degli acquisti di impulso, perché quando sei lì in attesa, e questa è un'altra ragione per la quale la cassa vengono fatte le code nell'interesse del supermercato, perché in quel momento di attesa tu sei più aperto a spendere di più. Quindi assolutamente cercate di evitare gli acquisti compulsivi quando si è in cassa, ok? Quindi è importante sapere la disposizione dei prodotti all'interno e quindi guardare da tutte le parti se c'è qualcosa che a noi interessa di più e badare anche alle offerte, perché lo scopo delle offerte è quello abitualmente di far stoccare più prodotti al cliente, cioè il famoso 3x2 è quello di dire ok, tu acquista perché ti conviene acquistare più porzione, più scatole, oppure nel caso per esempio, faccio l'esempio della Nutella, con un euro in più al posto che 300 grammi ne acquisti 500, però molto spesso poi quei prodotti vengono buttati o non vengono utilizzati, avete capito? Quindi bisogna comprare il necessario e cercare di guardare le offerte da un punto di vista corretto, cioè quindi conviene essere preparati prima di andare al supermercato guardando le offerte. Tutti quanti riceviamo i volantini. Ecco, in quel caso lì è utile andare a vedere le scontistiche che ci sono e creare la lista, preparare, pianificare la lista di questa spesa intelligente precedentemente, più che lasciarsi prendere dall'offerta lì per lì, perché molto spesso nei grossi supermercati ci sono anche delle scontistiche su prodotti un pochettino più grandi, che sono quelli che vengono chiamati ad uncino, no? Cioè sono quei sottocosto che vengono inseriti, tipo il televisore sottocosto,
Perché tu andando lì, prima di tutto aumenti lo scontrino medio, perché anche se un televisore costa poco, magari ti costa 100-150 euro, e quindi tu le hai spese. E quindi poi fai anche la spesa, quindi lo scontrino medio alla fine sale. Quindi assolutamente bisogna fare attenzione alle offerte, cioè prepararsi prima e non lasciarsi prendere dalle offerte nel momento in cui si è all'interno del supermercato. Terzo consiglio utile: e confronta i prezzi in modo intelligente, cioè non andare ad acquistare i prodotti guardando il prezzo unitario di quel prodotto lì, ma vallo a paragonare considerando l'unità di misura, quindi il chilo o il litro. In quel caso tu hai un paragone e sai quanto costa quel prodotto al litro o al chilo. Io molto spesso lo faccio per i prodotti dei gatti e cerco di capire qual è il prezzo reale di quel prodotto lì, ok? Questa è una cosa fondamentale che in pochi guardano, eppure è un elemento assolutamente banale. Poi è chiaro che ognuno ha le proprie preferenze, può andare a comprare dei prodotti che gli piacciono di più anche se costano di più. Questo non vuol dire che la qualità non debba essere guardata, ma bisogna fare attenzione ai parametri. Ma ora che abbiamo capito come comportarci al supermercato, quindi andando nel momento giusto, guardando le offerte nella maniera con criterio, con testa, guardando la disposizione degli scaffali e confrontando i prezzi e i prodotti tra di loro, ci ritroviamo a casa. Siamo a casa, abbiamo già risparmiato, siamo contenti, ma qui c'è l'ultima parte, cioè i risparmi in cucina. Punto numero 3. In questo caso noi dobbiamo cercare di ridurre gli sprechi in cucina, quindi essere organizzati, come dicevo prima, sapere già cosa cucinare ci aiuta, punto numero 1, a ridurre gli sprechi, perché non buttiamo via dei prodotti che magari ci eravamo dimenticati all'interno del frigorifero, perché uno studio dice che noi spendiamo circa 500 euro, li prendiamo, li bruciamo, li buttiamo via ogni anno di sprechi alimentari. Okay? Quindi per evitare di spendere questi 500 euro e di non mangiarli, di buttarli, dobbiamo cercare di ridurre gli sprechi alimentari, ed essere organizzati è il primo punto per andarli a ridurre. Punto numero 2, la conservazione dei prodotti. Molto spesso il prodotto si perde perché non è conservato nella maniera corretta, quindi utilizzare dei dispenser adatti, posizionare nel frigo in maniera con criterio i prodotti, quindi quelli che scadono prima davanti, quelli che scadono dopo dietro, e creare una dispensa, una credenza in maniera organizzata, quindi sapendo cosa ci sta per mancare e cosa invece ci manca, ci aiuta ad essere assolutamente organizzati. Questo è un punto fondamentale. Se vogliamo risparmiare, non basta risparmiare nel supermercato, ma bisogna risparmiare anche in cucina, quindi essendo organizzati anche qui, nella credenza e nel frigorifero. E punto numero 3, lo so che magari è una cosa difficile nella vita moderna, è cercare di produrre del cibo in casa. Non è una cosa facile, ma sicuramente agevola, perché prima di tutto è molto più salutare che non comprare dei cibi di impulso, no? Perché non sappiamo cosa cucinare lunedì mattina, lunedì a pranzo, e quindi andiamo al supermercato e compriamo la prima cosa che ci capita. Essendo organizzati questo non capita, ma producendo il nostro cibo in casa noi risparmiamo, perché utilizziamo quei determinati ingredienti e non andiamo a prendere delle cose di impulso al supermercato. Quindi, ragazzi, ricapitolando, bisogna essere organizzati prima di andare al supermercato. Quando si va al supermercato bisogna essere consapevoli delle tecniche di persuasione che ci sono. E punto numero 3, il risparmio si fa anche e soprattutto in casa, andando a cucinare in casa e cercando di evitare gli sprechi alimentari all'interno della casa. Ecco, attraverso queste semplici tecniche, queste 3 semplici tecniche, possiamo risparmiare, secondo me, anche ben più di 200 euro alla settimana e al mese, direi. E a fine dell'anno potreste trovarvi con un gruzzoletto di 2400 euro in saving che potete utilizzare per l'istruzione dei vostri figli, per andare in vacanza, per quello che volete. Insomma, un bel risparmio. Quindi, se volete risparmiare e volete comandare voi il gioco all'interno del supermercato, dovete incominciare ad adottare queste 3 semplici strategie. Se avete dei commenti, lasciateli sotto, iscrivetevi al canale M per Mani e ricordatevi, ogni euro conta.